Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, oggi nuova recensione e siamo qui in compagnia del top di gamma della serie Privia Casio PXS 7000. Innanzitutto voglio ringraziare Casio Italia e Casio Music Europe per avermi fornito questa unità, questo strumento per potervi mettere a disposizione la demo no talking con i vari suoni e chiaramente la recensione che state vedendo in questo momento. Quando questo modello è uscito l'anno scorso è stato rilasciato insieme a altri due modelli, il PXS 5000 e il PXS 6000. Il PXS 7000, essendo il top di gamma, è anche quello che ha una dotazione più completa al suo interno. Infatti lo strumento è provvisto già di tutto ciò di cui si può avere bisogno, eccezion fatta per la borsa che è uno dei pochi accessori che rimane opzionale da acquistare a parte se ne avessimo bisogno. Lo strumento arriva fornito di supporto, in questo caso io ho la versione nera, quindi le gambe sono in legno scuro, ma per il modello Mustard e per il modello bianco c'è uno stand chiaramente abbinato a quei rispettivi colori. Insieme allo stand c'è un triplo pedale che si aggancia al supporto, abbiamo un leggio, abbiamo la chiavetta Wi-Fi Bluetooth per connetterci ai vari dispositivi, quindi anche quella incluso, e poi ovviamente abbiamo il pianoforte digitale che è provvisto di varie funzioni interessanti che andremo a vedere tra poco. Per quanto riguarda PXS 7000, ma anche 6000, perché comunque la linea dello strumento è la medesima, con poche differenze, Casio ha voluto dare un design un po' diverso rispetto ai pianoforti digitali a cui siamo abituati. È un design abbastanza moderno, molto lineare, lo stand comunque è qualcosa che non appesantisce il design generale dello strumento, infatti la linea che ha questo strumento gli permette di essere posizionato non solamente a parete, ma di essere magari posizionato in mezzo a una stanza, comunque in altri punti dove comunque il suo posizionamento magari può dare un qualcosa in più all'ambiente, non è solo uno strumento da mettere contro il muro per liberare spazio, no?
Innanzitutto, chiaramente che cos'è PXS 7000? È un piano digitale, quindi essendo un piano digitale è stata data una forte importanza a quello che è fondamentale in un piano digitale, ovvero il suono di pianoforte e la meccanica. Ci sono principalmente 3 suoni di pianoforte, l'Hamburg Grand, il New York e l'altro che viene chiamato Berlin, che sono pianoforti di brand famosi, comunque pianoforti acustici molto famosi. Oltre a questi pianoforti ci sono anche sia pianoforti che piani elettrici modellati e comunque editati già per eseguire canzoni molto famose. Altra cosa a cui è stata data molta importanza è il tasto. Infatti con questo strumento, ma anche nel 5000 e nel 6000, c'è un tasto di tipo ibrido, quindi misto plastica e con anima laterale in legno. Ovviamente la meccanica è graduata come un pianoforte acustico vero, quindi con i tasti nelle ottave più basse e più pesanti, fino ad andare verso le ottave più alte con il tasto che si alleggerisce. Il tasto è molto silenzioso, molto veloce, ma al tempo stesso con una bellissima dinamica. Penso che sia stato fatto davvero un grandissimo lavoro per quanto riguarda le dimensioni dello strumento, che è compattissimo, e per la meccanica che è stata inserita in questo strumento, perché spesso per avere un tasto con una dinamica come quella presente in questo modello è necessario avere degli strumenti molto più fondi per permettere di avere chiaramente un tasto più lungo e il fulcro del tasto molto in fondo, come siamo abituati magari a vedere su un pianoforte a coda, e quindi avere la possibilità di gestire benissimo le dinamiche. Abbiamo uno strumento compatto perché tolto dallo stand pesa 14,5 kg, quindi trasportabilissimo. Lo stand ovviamente è pensato per un utilizzo casalingo, perché comunque essendo abbastanza rinforzato, quindi la parte su cui è appoggiata il pianoforte è in metallo, la parte che tiene i pedali è in metallo e anche abbastanza pesante, le gambe comunque sono in legno. Nel complesso il pianoforte diventa, cioè una volta agganciato allo stand, non è propriamente leggero. Sicuramente lo stand è un plus da avere, ma è un plus che secondo me ha senso utilizzare in casa. Se dobbiamo portarci in giro il pianoforte proprio forte dei suoi 14,5 kg, è meglio utilizzare uno stand più leggero, chiudibile, quindi avere comunque il nostro strumento che è molto valido, ma puntare magari a uno stand più leggero. In ogni caso, per sganciarlo, per fare questa cosa, sotto ci sono solo 4 viti con un pomello, quindi è velocissimo da rimuovere dallo stand e tutto il blocco del supporto rimane pronto per riagganciare nuovamente il pianoforte una volta che avremo finito la nostra serata, le nostre prove, comunque il nostro utilizzo fuori casa. Lo strumento in sé è semplicissimo ed è uno dei plus di questo modello perché, come dicevamo prima, Casio ha guardato un attimino al design dello strumento. Innanzitutto si può fare una cosa che a me piace moltissimo, cioè premendo il tasto Exit e tenendolo premuto, tutto quello che c'è a pannello, perché si tratta di un pannello flat, quindi non c'è nessun tasto fisico a pannello, ad eccezione fatta del tasto per l'accensione e il volume,
escludendo la parte quella di controllo sulla sinistra che vedremo successivamente, ma tutto quello che c'è sul pannello principale è touch. Quindi premendo il tasto Exit, tenendolo premuto, avete visto che la wheel, no? Comunque la parte quella di controllo del cambio dei suoni, che ha un effetto grafico, ve lo faccio rivedere, si sfuma praticamente la parte blu e ci fa vedere che si disattiva il pannello. Allora, questa funzione non è solamente estetica, vabbè, è estetica perché se noi vogliamo solo suonare il pianoforte, ad esempio, possiamo avere l'impressione di non suonare un piano digitale, perché comunque tutto quello che abbiamo davanti a noi è spento, quindi abbiamo l'impressione di avere davanti un pianoforte acustico. Poi questa versione nera lucida ancora di più lo ricorda, quindi con il pannello spento il pianoforte comunque funziona, non è solo una cosa estetica. Però avendo il pannello bloccato non c'è neanche il rischio che magari si vada a toccare, a spostare cose, a cambiare suoni. Quindi si può impostare il nostro suono, bloccare il pannello e avere lo strumento comunque funzionale per suonare. Se premiamo il tasto Function una volta, tutto quello che abbiamo a pannello ritorna disponibile in tempo zero. Sulla parte sinistra ci sono delle parti di modulazione che non sempre troviamo, anzi molto difficilmente troviamo sul pianoforte digitale, quindi anche questo è un qualcosa di ottimo. Abbiamo una pitch wheel, quindi tra l'altro retroilluminata per il pitch bend, abbiamo un tasto control al quale per esempio c'è spesso assegnata la modulation, quindi corrisponde alla seconda wheel che è presente magari sui sintetizzatori, e poi ci sono due tasti EX1 e EX2 che sono assegnabili a determinate funzioni, e questi tre tasti e la pitch wheel sono fisici, quindi non sono touch, quindi anche il tasto control che vi è assegnato ad esempio alla modulation comunque è dosabile. Per il resto di controlli fisici o comunque di altro sul pannello superiore non c'è nulla. Se guardiamo sul retro abbiamo l'ingresso, cioè comunque l'alimentazione, abbiamo l'attacco, quindi la connessione per il triplo pedale che è in dotazione, che ha una sua porta dedicata, quindi ai tre pedali. Abbiamo un'altra connessione pedale che può essere utilizzata per un sustain esterno, ad esempio quando andiamo in giro a suonare, o un pedale espressione se vogliamo abbinarlo al triplo pedale. Abbiamo l'uscita jack 6 e 3 left e right, quindi non abbiamo un singolo cavo per andare in giro a suonare, ma è pensato appunto per poter essere utilizzato seriamente dal vivo senza problemi. Abbiamo poi un ingresso microfonico, sempre jack 6 e 3 con relativo potenziometro del volume. Poi abbiamo due porte USB, l'USB tipo host e l'altra device. Allora la host è quella che ci permette di collegarci ad esempio a un computer. Quella device è per mettere una chiavetta. Comunque lo strumento su l'USB di tipo device permette di avere determinate funzioni, importare wave, comunque salvare file, registrare, perché all'interno dello strumento si può registrare e poi salvare sulla chiavetta. Inoltre con lo strumento, siccome è uno strumento che abbiamo detto prima ha una dotazione veramente super completa, questo succede anche sul 5000 su 6000, però c'è una chiavetta Bluetooth che si collega e si alimenta tramite l'USB e ci permette di collegarci a device esterni, ad esempio l'applicazione per iPad. In questo caso abbiamo visto anche quello che c'è sul pannello posteriore. Questo piano digitale, anche se si nota poco, nella parte posteriore e frontalmente dietro i tasti ci sono delle casse, quindi lo strumento è totalmente indipendente. Se noi non vogliamo collegarci ad un impianto esterno possiamo ovviamente sfruttare i suoi speaker interni. La qualità che abbiamo collegandoci a un impianto con dei monitor da studio, comunque un impianto più grande, sarà ovviamente superiore, perché dal main out c'è un'alta qualità sonora che viene riprodotta dallo strumento. Abbiamo comunque una doppia possibilità, diciamo che qualora lo volessimo suonare in casa, non abbiamo a disposizione un impianto esterno, comunque siamo nelle condizioni di poter suonare lo strumento. Abbiamo poi frontalmente
dove c'è la parte sinistra, 2 connessioni cuffie, una jack 6,3, quindi quello grande, e 3,5 che è quello piccolo, quindi è comodo per chi magari deve studiare con il maestro per collegare 2 cuffie, quindi se non si vuole utilizzare le casse. Ci sono poi 3 categorie sul pannello principale, quindi bene o male anche qui è stato fatto un lavoro molto minimal. C'è il tasto piano, c'è il tasto electric piano e c'è la categoria others, quindi altri suoni. All'interno di questo strumento ci sono 400 suoni, direi che ce n'è per tutti i gusti, si può fare veramente di tutto. Torniamo poi al discorso del pannello principale, perché sul pannello principale ci sono 4 tasti function che sono programmabili. C'è il tasto function vero e proprio dove noi abbiamo accesso al menu, quindi possiamo impostare poi tutte le varie cose, tutti i vari parametri, eccetera, eccetera. Il tasto rec, play e stop per registrare internamente lo strumento, la wheel per muoverci all'interno dei suoni, e poi 3 tasti che sono sempre touch per quanto riguarda le categorie dei suoni presenti all'interno dello strumento. Un po' di questi suoni ovviamente li potrete sentire nella demo No Talking e quindi vi potete fare un'idea di come suona in generale la macchina. Premendo più volte la stessa categoria si passa ad altre tipologie di suoni, quindi ad esempio in questo caso siamo sul Privia Grand Hamburg Grand, quindi il primo suono di pianoforte che abbiamo a disposizione. Se premiamo un'altra volta andiamo in un'altra sezione dei pianoforti acustici, che è quella di cui parlavamo prima, dove ci sono magari dei pianoforti, comunque dei pianoforti elettrici basati su brani famosi, ad esempio questo Image Piano, oppure abbiamo Let Piano, Your Piano, Thousand Piano, quindi a Thousand Miles, eccetera, eccetera. Piani elettrici stessa cosa, quindi possiamo muoverci tra questi che sono i pianoforti standard, oppure ci sono sempre quelli basati sulle canzoni, e poi others. Se lo premiamo ovviamente saltiamo di categorie di suono, quindi passiamo magari agli organi, passiamo agli archi, poi andiamo sui pad, suoni sintetizzati, abbiamo i cori, abbiamo le chitarre, abbiamo i bassi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutte le categorie, dopodiché, una volta selezionata la categoria a cui siamo interessati, possiamo poi muoverci con la parte di controllo che c'è sul pannello. Lo strumento inoltre ci permette di fare split e layer, quindi possiamo sovrapporre 2 suoni, uno con l'altro, ad esempio un pianoforte, un pad, del pianoforte, degli archi, eccetera, eccetera, e con questi 2 layer possiamo aggiungere anche uno split, quindi dividere la tastiera a metà in un determinato punto e magari aggiungere un basso, quindi potremmo avere sia magari pianoforte e basso e basta, quindi un singolo suono a destra e un singolo suono a sinistra, oppure sfruttare tutte e 3 queste possibilità, quindi fare una combinazione, avere pianoforte e archi a destra e ad esempio un basso a sinistra. Quindi per l'esecuzione possiamo fare veramente di tutto. Se state cercando un pianoforte che strizza l'occhio al design, che non è magari il classico pianoforte digitale o quello col mobile che magari è un po' pesante da vedere, o il pianoforte compatto ma che non ha lo stand o ha uno stand che non è molto bello, questa potrebbe essere una valida opzione. Pixes 6000 è un pochino più basso di prezzo, non ha incluso lo stand che è solo nero ed opzionale, però
Alla fine poi il design è questo, invece PixS 5000 ha uno stand diverso, il prezzo è ancora più basso, ha la stessa meccanica, ha meno suoni, ha comunque 192 note di polifonia. Questi sono i tre modelli da vedere. Chiaramente PixS 7000 è il più completo di tutti ed è personalmente anche quello che ritengo più bello da vedere di tutti e tre. Poi il colore sta a voi decidere quale preferite. Io ringrazio nuovamente Casio per la disponibilità, per avermi dato questo strumento per fare questa recensione e per fare la demo no talking che trovate sul canale. Noi ci vediamo su DK Essent Lab per la prossima recensione. Ciao a tutti!